Il volto di Padre Pio si trasfigura. Secondo alcune testimonianze, il volto di Padre Pio si è trasfigurato in quello di Gesù. Generalmente il miracolo avveniva mentre il santo frate di Pietrelcina celebrava la messa nel convento di San Giovanni Rotondo. Qui di seguito ne racconteremo alcune. Nel libro Padre Pio da Pietrelcina, ricordi, esperienze, testimonianze, scritto da padre Alberto D'Apolito, viene raccontato un avvenimento che coinvolge suo padre, D'Apolito Salvatore. Nel settembre del 1938, Salvatore D'Apolito, residente negli Stati Uniti da molti anni, tornò a San Giovanni Rotondo per visitare suo figlio, un giovane sacerdote. In un caldo pomeriggio di febbraio del 1939, durante una passeggiata verso il convento, Salvatore D'Apolito decise di andare con un amico a vedere da vicino Padre Pio e presentarsi come padre di un religioso cappuccino. Entrati nella chiesetta, osservarono Padre Pio intento a confessare e a riconciliare le anime con Dio. A quel punto, accadde qualcosa di straordinario. Salvatore D'Apolito e il suo amico notarono che il volto di Padre Pio si trasfigurò e divenne quello di Gesù, un volto adorabile. Inizialmente, pensando di essere di fronte a un'allucinazione, Salvatore richiamò l'attenzione del suo amico. Quest'ultimo, vedendo lo stesso fenomeno, esclamò che quello non poteva essere Padre Pio, ma era proprio Gesù Cristo. Entrambi furono commossi e, dopo qualche istante, il volto di Gesù sparì, lasciando spazio al volto sofferente di Padre Pio. Il frate ha rivolto uno sguardo di dolcezza e tenerezza a Salvatore D'Apolito, che intanto versava lacrime di commozione, non essendo facilmente incline alle emozioni. Secondo il racconto di padre Alberto D'Apolito, ha avuto anche altre esperienze in cui ha visto il volto di Padre Pio trasfigurarsi in immagini come l'Ecce Homo, Gesù crocifisso o luminoso e splendente di una bellezza indescrivibile. Nello stesso libro, viene raccontato un altro avvenimento. Nel mese di agosto del 1965, padre Alberto accompagnò nella cella di Padre Pio il professor Guerini Rocco di Roma, un ammiratore del francescanesimo e di Padre Pio stesso. Mentre il professor Guerini era in ginocchio ai piedi di Padre Pio e padre Alberto gli faceva una lusinghiera presentazione, Padre Pio si rivolse a lui e le chiese se quanto detto da padre Alberto fosse realtà. Il professor Guerini rispose modestamente che padre Alberto stava esagerando. Allora, Padre Pio gli disse: che la tua vita risponda a ciò che dice Padre Alberto. Continua ad essere un buon cristiano ed a fare del bene. Dopo l'incontro, il professor Guerini raccontò a Padre Alberto di essere molto felice. Aveva guardato il volto di Padre Pio durante l'incontro e gli sembrò di vedere Gesù. Il volto di Padre Pio era luminoso e bellissimo, con due occhi splendenti come le stelle. Il professor Guerini concluse affermando che Padre Pio non era un uomo di questo mondo, come se avesse una presenza divina. Inoltre, nel libro menzionato, padre Alberto informa che lui e altre persone che avevano assistito molte volte alla messa di Padre Pio avevano notato delle trasformazioni nel suo volto. Durante la messa, il volto di Padre Pio si impallidiva, si contrasse per diventare sofferente, simile all'Ecce Homo, ma poi si trasfigurava e diventava infiammato e luminoso durante il momento della comunione. Questa era considerata un grande mistero, che sembrava richiamare la crocifissione di Gesù, e si ripeteva ogni mattina sull'altare della chiesetta e nella grande chiesa di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo. In un prezioso manoscritto intitolato Brevi cenni riguardanti la vita di Padre Pio e la mia lunga dimora con lui, padre Raffaele da Sant'Elia a Pianisi, che visse per 35 anni a San Giovanni Rotondo, di cui 13 come superiore presso la comunità religiosa, ci offre un'altra testimonianza straordinaria. Una notte, padre Raffaele stava dormendo nella sua piccola cella, quasi di fronte alla cella numero 5 dove Padre Pio risiedeva. All'improvviso, verso mezzanotte, si svegliò quasi spaventato. Il corridoio era immerso nell'oscurità, illuminato solamente da una luce incerta di un lumicino a petrolio. Mentre stava per alzarsi dal letto, vide Padre Pio passare davanti a lui, tornando dal coro dove aveva pregato. Era mezzanotte. Padre Pio era completamente illuminato, come se emanasse una luce propria, e teneva tra le braccia Gesù bambino. Camminava lentamente, immerso nelle preghiere. Padre Raffaele lo osservò mentre passava davanti a lui, incredulo e affascinato dalla scena.
Padre Pio sembrava non accorgersi della sua presenza e continuava il suo cammino luminoso. Solo alcuni anni dopo, padre Raffaele scoprì che quella notte, coincidente con il 20 settembre, era l'anniversario delle stimmate di Padre Pio, rendendo ancora più speciale e misteriosa l'apparizione che aveva avuto la fortuna di testimoniare.